Nella Via Crucis che si dipana sulla facciata della Passione della Sagrada Famiglia di Barcellona, nel portico centrale, il Portale della Carità, lo scultore Subirax pone una di fronte all'altra le scene del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro. I due gruppi scultorei sono poco dietro il grande Cristo flagellato, che Subirax volle spostato in avanti sul sagrato, solo proprio per rimarcare la particolare solitudine che dovette vivere Gesù nel momento della flagellazione. Come lo stesso scultore spiegò, questo è il momento in cui Cristo fu particolarmente solo, più che sulla croce, dove fu accompagnato dalla presenza della madre, del discepolo prediletto e di qualche altra figura amica. Ma in questo momento era contornato soltanto dai suoi aguzzini, dai suoi nemici. I suoi amici erano scappati al momento della sua cattura al Getsemani, dopo il tradimento di Giuda. Poco dopo, Pietro si era fatto coraggio ed era andato nel cortile del palazzo del sommo sacerdote dove Gesù era stato portato, e lì, come Gesù gli aveva predetto, prima che il gallo cantasse, lo aveva rinnegato 3 volte. Ma vediamo cosa fa Subirax con una grande profondità di pensiero. Poco dietro questo Cristo flagellato, che sta prendendo su di sé tutti i peccati del mondo, mette proprio una di fronte all'altra, e non credo in modo casuale, le scene dei 2 tradimenti, quello di Giuda a sinistra e il rinnegamento di Pietro a destra. Sulla sinistra il momento del bacio di Giuda all'Orto degli Ulivi. I soldati sono come nascosti dietro l'angolo, pronti per arrestare Gesù. 3 soldati, spigolosi, con corazza ed elmi che coprono i loro visi, segno di un potere senza volto e cieco che fa perdere all'uomo la sua umanità. Per rendere l'idea che la scena si svolge di notte, Subirax ha voluto che le sculture non fossero particolarmente rifinite, e i loro contorni infatti sono poco nitidi. La figura di Giuda, che sta baciando Gesù, è ben definita, ma è senza volto, così che chiunque può mettere i propri lineamenti in quel viso, proprio a dirci che l'uomo continua sempre a tradire Gesù, peccando e allontanandosi da lui. Dai capelli di Giuda fuoriesce un orecchio, teso forse ad ascoltare ciò che gli sta suggerendo il demonio, evocato dal serpente in basso, che sembra sbucare da sotto la sua tunica e il suo mantello. Sono invece ben definiti i lineamenti del volto di Gesù, di profilo. Ha lo sguardo mite, espressione della sua immensa carità. Sta chiamando amico Giuda perché lo ama anche in quel momento, nonostante il suo tradimento. E proprio di fronte a questa scena l'altro tradimento, quello di Pietro, che rinnegò per 3 volte di essere un seguace di Gesù. Subirax, a ricordare il triplice rinnegamento, scolpisce 3 figure femminili, ricordando così che fu proprio una donna, una portinaia, a indicarlo come uno dei seguaci dell'arrestato. E infatti è proprio una delle 3 donne ad indicare Pietro alle altre. Sullo sfondo un gallo a ricordare le parole che Gesù aveva rivolto a Pietro. Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Pietro è accovacciato, a terra, ripiegato su se stesso. Le linee del suo volto sono scolpite per dare risalto alla sua tristezza, perché, come si legge nei Vangeli di Marco, Matteo e Luca, dopo aver rinnegato Gesù, Pietro pianse amaramente. Il nostro sguardo è certamente attratto da questo volto che trasmette con grande efficacia il senso di dolore che affligge chi comprende di aver tradito quanto, o meglio chi, ha di più caro. La bellezza di questa scultura si impone, ma a mio avviso bisogna guardare il significato più profondo del gruppo scultoreo, che non è in quel volto segnato dal dolore, ma nella sua posizione all'interno di questa straordinaria Via Crucis che è la facciata della Passione. Le sculture del rinnegamento di Pietro e del tradimento di Giuda sono poste di fronte, speculari, come a dirci che in fondo tra i 2 tradimenti non ci sia una grande differenza. Profondamente diverso è però l'epilogo delle loro 2 vite. Giuda giudicherà se stesso in modo brutale fino a togliersi la vita, in memoria dello sguardo d'amore che Cristo aveva avuto su di lui. Pietro invece, nello sguardo pietoso di Cristo su di sé, si sentirà amato sin nel profondo del suo tradimento, amato così come è. Questa consapevolezza
Gli consentirà di rialzarsi e proseguire il cammino. Non dirà mai più non conosco quest'uomo, ma diverrà la pietra su cui sarà edificata la Chiesa di Cristo.